nostro pianeta, con il suo moto, segna il fluire incessante del tempo, ma la memoria può aprire squarci verso mondi dimenticati. Questo che vi faccio vedere è un oggetto, direi, unico, non ne ho mai visti altri. Penso risalga a 100-150 anni fa ed è stato probabilmente costruito dai miei antenati, dai miei bisnonni. Difatti l'ho rinvenuto ancora in buone condizioni nella cantina di mio nonno. Si tratta di un pezzo di tronco di castagno, tutto di un pezzo, come vedete, scavato internamente. Probabilmente questo lavoro è stato fatto direttamente nei boschi perché sarebbe molto pesante e qui non vi erano strade carabili, ed è stato adibito a contenitore, probabilmente per generi alimentari. Era munito anche di una serratura, forse per impedire che estranei o bambini o ragazzi andassero a rubare, a prendere quello che conteneva. Il fondo è stato fatto di tavole, sempre di castagno, e poggia poi su due mezzalune, e dalla parte opposta è molto particolare questo cerchio che vedete, questo rinforzo, in poche parole, che non è di ferro ma di legno, sempre di legno di castagno. È stato probabilmente piegato a caldo, attorcigliato, piantato con dei chiodi rigorosamente fatti a mano e rinforzato con una legatura di salice. Questi strumenti, chiamiamoli, che vedete, molto semplici, servivano per ingabbiare l'erba, per esempio questa qui più piccola era molto adatta, oppure il fieno. Portavano 4 o 5 corde più altre 2 che venivano alloggiate in questi fori di fianco, che servivano poi per stringerlo e poterlo trasportare a spalle oppure con le teleferiche, che qui erano molto in uso in questi posti. Questo è un vecchio attrezzo che veniva utilizzato almeno qui da noi, nelle campagne. Serviva, anzitutto veniva fissato a muro, e sotto si poneva un contenitore, poteva essere una cassa, un secchio, quello che volete, e serviva per tranciare i covoni di grano, di mais, di quello che c'era, e che poi veniva utilizzato, vedete, con questo movimento qui, con una mano che abbassava
questi coltelli, con l'altra si spingeva al covone e questa paglia tranciata serviva poi come alimento per gli animali, per le mucche di solito. Quest'altro oggetto che vedete è una vecchia cassapanca, qui da noi erano molto usate, servivano a contenere mangimi per gli animali, erano divise in 2, 3, 4 scomparti a seconda delle dimensioni, e in questa per esempio vediamo del tritello, praticamente sono scarti di farina, del fioccato che viene utilizzato per l'alimentazione di un po' tutti gli animali, dai conigli ai cavalli, del tritato misto, cioè un misto di cereali tritati di solito usato per l'alimentazione dei polli. Per ora il nostro viaggio finisce qui, che la storia sia con voi.